Tutti conosciamo questa storia. I Rabbids sono arrivati, hanno rubato la scena e hanno ucciso Rayman 4, condannando la nostra melanzana preferita all'oblio. Ma se vi dicessi che questa è la più grande bugia della storia di Ubisoft? I Rabbids non sono stati i killer di Rayman, ne sono stati quasi il risultato. Oggi vi porto dietro le quinte di un fallimento che non è mai avvenuto, per scoprire come Rayman si è, in realtà, salvato da solo. Salve Crashari e benvenuti in un nuovo episodio di Rayman Days, la rubrica in cui parlerò di Rayman in attesa dell'annuncio del nuovo gioco ufficiale. Io come sempre sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. E oggi, come avrete potuto intuire, andremo a parlare di come i Rabbids non abbiano distrutto affatto Rayman, né come personaggio, né come serie. Per anni internet ha raccontato una versione semplicissima della storia. Da una parte c'era Rayman 4, il grande platform 3D che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità di Rayman 2 e di Rayman 3. Dall'altra c'erano invece questi conigli isterici urlanti, che, nati inizialmente come i classici nemici come Pirati Robot e Hoodlum, avrebbero preso possesso del progetto, trasformando quindi la quarta avventura platform in una raccolta di minigiochi e cancellando il vero seguito che tutti aspettavamo. Ma scavando tra prototipi, interviste, materiale recuperato dalla community di fan e vecchi e nuovi documenti di sviluppo, emerge una verità molto più interessante, seppur meno romantica. Perché il vero problema non erano i Rabbids, bensì Rayman 4 stesso. Il vero problema, come dicevo, era che Rayman 4, specialmente tra il 2005 ed il 2006, non riusciva a capire che progetto dovesse essere. Dopo Rayman 3 Hoodlum Havoc, infatti, la situazione era un po' allo sbando. Michel Ancel ed il suo team erano impegnati in una produzione enorme come quella di Peter Jackson King Kong, grande videogioco, giocatelo tutti. Ed il mercato videoludico stava cambiando ad una velocità folle. Nel frattempo c'era un altro progetto che portava il nome di Rayman 4, ovvero quello della Phoenix Interactive. Il nome all'interno dello studio era Rayman Ghosts. Non mi dilungherò molto su questa versione di Rayman 4, magari ne parlerò in futuro, però in questo video vi basterà sapere che era un progetto metanarrativo in cui c'era un ragazzino che aveva avuto un incidente molto grave e aveva perso l'uso di tutti e quattro gli arti. In questo modo si sarebbe collegato a Rayman in modo molto simile a Tron e Rayman stesso avrebbe avuto modo di fare la sua avventura facendogli riacquistare, almeno questi erano i piani iniziali, l'uso sia delle braccia che delle gambe al ragazzino nel mondo reale. Il termine Ghosts era dovuto al fatto che la meccanica di questo videogioco era principalmente basata su dei potenziamenti peculiari. Non erano trasformazioni vere e proprie come quelle di Rayman 3, bensì dei fantasmi che avrebbero inseguito Rayman da dietro e che imitavano le azioni dell'uomo melanzana con le loro particolari caratteristiche. C'è uno stralcio di gameplay che fu leakato tempo fa in cui si poteva vedere Rayman colpire dei nemici e subito dopo il suo fantasma dietro, il Rayman Bigfoot, che dava un secondo colpo. Questo perché le azioni del Rayman normale erano ripetute con un secondo di ritardo dal fantasma di Rayman dietro. In questo modo avevamo non soltanto Rayman Bigfoot, ma avevamo anche Rayman Gomma da masticare che ti creava delle piattaforme una volta che Rayman Gomma da masticare appunto colpiva con i suoi pugni fatti di chewing gum delle pareti, in modo tale creava delle piattaforme e Rayman poteva saltarci sopra. Il progetto andò avanti per qualche mese, Ubisoft si rese conto che comunque il progetto era molto meno platform e più puzzle rispetto a Rayman 3, che all'epoca era il massimo del divertimento e lo è ancora oggi, e quindi decise prima di ridimensionare il progetto rendendolo un puzzle game per PSP, per poi cancellare il tutto. Fu in quel momento che il team di Michel Ancel e il team di Ubisoft Montpellier si liberò da King Kong e di conseguenza venne incaricato da Ubisoft stessa per creare un titolo chiamato appunto Rayman 4 da far uscire nel 2007. Il problema è che però ricevettero il dev kit della Wii, che sarebbe uscita da lì a poco nel 2006. Nintendo sta spingendo un nuovo tipo di videogioco, immediato, fisico, casual, pieno di party game e casual game e controlli di movimento. L'intera industria in quel momento entra nell'era dei minigiochi. Vi ricordate, no? Wii Sport, Wii Fit, lo stesso Buzz
per PlayStation 2 e PlayStation 3. Era il periodo in cui il mercato si stava spezzando in due. Da una parte avevamo i giocatori hardcore di PS3 ed Xbox 360, amanti degli sparatutto realistici e crudi. Dall'altra invece avevamo i giocatori più casual, fondamentalmente giocatori occasionali, che giocavano su Nintendo DS e su Wii, appassionati di giochi più semplici e divertenti. Quel periodo lì era il periodo in cui il videogioco in sé diventò mainstream, se ricordate. Rayman 4 si posizionava proprio in quel periodo lì. Dapprima appunto annunciato come Rayman 4, quindi un platform vero e proprio, si resero conto che con i controlli del Wii veniva difficile fare un videogioco platform per come lo intendeva Michel Ancel e per come lo intendeva il suo team. Per di più, Ubisoft voleva che Rayman 4 fosse un titolo di lancio per il Wii, quindi da lì a qualche mese era impossibile creare un qualcosa di pulito e confezionato per bene in così poco tempo. Saranno successe sicuramente varie discussioni all'interno del team, fatto sta che Michel Ancel abbandonò il progetto e gli sviluppatori che restarono decisero di cambiare radicalmente il gioco in sé. Primo perché non c'era una direzione vera e propria. Dalla beta che abbiamo avuto modo di provare quando fu leakata su 4chan, il gioco era molto grezzo. C'erano delle idee sì, ma mancava un mordente particolare. Per di più, appunto, come dicevo prima, mancavano pochi mesi al rilascio del gioco e all'uscita del Wii, quindi non si poteva creare un qualcosa di più corposo. Di conseguenza il team, piuttosto che buttare il progetto, cosa che non potevano fare anche perché Ubisoft, i piani alti, richiedevano un gioco di Rayman al lancio del Wii, decisero di stravolgere tutto quanto e abbandonare la fase platform per rendere tutto quanto una raccolta di minigiochi. La trama resta più o meno sempre quella, ovvero i Rabbids che invadono il mondo di Rayman dopo che hanno atteso per anni sottoterra, ma l'esplorazione, il combattimento, la fidanzata di Rayman non ci sono più. Tutto quanto è diventato un party game. Ed è qui che tantissime persone, tra cui alcuni utenti del Crash Bandicoot Zone, sono arrivati a pensare che i Rabbids abbiano ucciso Rayman, che Rayman sia scomparso dai radar proprio perché sono arrivati i Rabbids. Mi permetto di dissentire. Personalmente credo che attribuire ai Rabbids la colpa del fatto che Rayman non sia uscito per parecchi anni sia una sciocchezza, priva di fondamento se si considera anche soltanto la storia delle due serie, ma non solo, bisognerebbe considerare anche la Ubisoft dell'epoca ed il panorama videoludico generale alla fine degli anni 2000 e all'inizio degli anni 2010. Partiamo da un presupposto: come ho detto prima, eravamo in una fase di transizione. Da una parte avevamo i videogiocatori hardcore che volevano sparatutto realistici e dall'altra giocatori casual che volevano sfide occasionali, minigiochi da giocare con gli amici o comunque un sollazzo quotidiano. La maggior parte delle serie platform, incluso Rayman, si collocava in una posizione intermedia, troppo complessi per il pubblico occasionale, ma troppo infantili, con le dovute virgolette, per i giocatori più accaniti. Quindi in quel periodo, in quella determinata generazione, molti platform fecero fatica ad imporsi sul mercato e molti di questi furono rapidamente abbandonati o addirittura messi da parte in favore di serie molto più mainstream. Il primo Rayman Raving Rabbids, la versione party, uscì proprio al momento giusto, quando la moda dei giochi casual era agli inizi, quindi fu un successo e Ubisoft ne approfittò subito. Ha anche contribuito il fatto che la maggior parte dei giochi di Rabbids è molto facile da sviluppare. Si tratta di raccolte di minigiochi molto veloci da sviluppare e anche molto economici, quindi potevano essere sviluppati e pubblicati ad un ritmo serrato. Se ci pensate, Rayman Raving Rabbids 1 è del 2006, il 2 è del 2007, TV Party è del 2008, mentre un gioco principale di Rayman avrebbe richiesto molto più tempo e molto più budget per essere sviluppato e prodotto. Inoltre, e questa è una cosa molto importante da pensare, Rayman Origins ha iniziato il suo sviluppo nel 2008, solo 2 anni dopo il primo Rayman Raving Rabbids, ed è uscito nel 2011, periodo durante il quale sono stati pubblicati circa 4 giochi dei Rabbids. Questo già vi fa capire la differenza di budget
tra le due serie. Inoltre, se si guardano i precedenti giochi di Rayman, si nota che l'intervallo medio tra le uscite principali era di 3 o 4 anni. E occhio, ho detto uscite principali, quindi Rayman 1, 2, 3, perché di fatto Rayman Raving Rabbids, Rayman Raving Rabbids 2, Rayman Raving Rabbids TV Party hanno la dicitura Rayman, di conseguenza sono ancora spin-off di Rayman. Quindi di per sé tra Rayman Raving Rabbids 1 e Rayman Origins non è passato così tanto. Dicevo, ogni titolo principale di Rayman usciva con una distanza dai 3 ai 4 anni l'uno dall'altro, quindi non è cambiato molto con l'arrivo dei Rabbids, se non che ora Ubisoft avesse un'altra gallina dalle uova d'oro da sfruttare insieme ad Assassin's Creed e all'epoca Splinter Cell. Cosa significa questo? Significa semplicemente che Rayman non è stato mai dimenticato da Ubisoft, soprattutto in quel periodo. Aggiungiamo inoltre un fattore che secondo me è sottovalutato, ma questo resta un mio personale pensiero. Sembrava in quel periodo che Ubisoft Montpellier fosse un po' più avara con la serie. Mi spiego meglio. Se ci fate caso, tolto Rayman 3, che comunque era stato supervisionato da Montpellier e Ansel, non è mai stato realizzato un singolo gioco principale senza di loro. Porting sì, versioni portatili pure, ma non giochi principali. La recente rinascita del brand sembra quasi dovuta al fatto che Montpellier abbia allentato la presa su Rayman, coinvolgendo anche Ubisoft Milano in modo significativo. Però questa appunto resta una mia illazione, una mia teoria, un mio pensiero, anzi sarei lietissimo di essere smentito in questo. Però ecco, è molto più interessante notare che Rayman non è effettivamente morto grazie ai Rabbids. Direi che è morto più o meno da Legends, perché se ci pensiamo, dopo Legends abbiamo avuto Adventures nel 2015 e Rayman Mini nel 2019, ma sono entrambi giochi per cellulari che si rifanno pesantemente a Legends e che comunque di per sé sono uscite minori. Quindi cos'è che ha ucciso Rayman in questo caso? Legend stesso? Mi sembra un po' difficile. Insomma, quello che volevo dire è che Rayman non è morto perché Ubisoft odiava i Rabbids. Anzi, diciamolo apertamente, Rayman non è morto affatto. Anzi, si potrebbe dire che i Rabbids abbiano in qualche modo aiutato Rayman a restare sul mercato con la trilogia di Rayman Raving Rabbids. Anche se posso capire che il 2006, il 2007 e il 2008 non siano stati quegli anni che i fan volevano per il loro personaggio preferito. Ma probabilmente quei 3 anni sono stati gli unici che hanno permesso a Rayman di tornare con videogiochi veramente belli, come Rayman Origins, Rayman Legends ed infine, finalmente, Rayman Blah, blah, blah.